Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera, come vedete, abbiamo qua dei pan di Spagna rosa, per della... per un evento particolare. Sì, è la comunione di una nostra carissima amica. Alessia, la nostra amichetta che ci aiuta qualche volta la domenica a fare le ricette. Sì, esatto. E quindi noi... Scusate. Noi gli volevamo fare una sorpresa e abbiamo preparato appunto questa quasi torta. Questa è una torta con la crema al latte, pan di Spagna, rosa, va bene con il colorante, ma la ricetta la potete vedere sul nostro canale YouTube, anzi nell'info box. Esatto. Grazie che la metterai. E poi questa è una crema al latte che anche questa potrete vedere sempre nell'info box. Ragazzi, questa non è una crema al latte. Avete presente quelle merendine che stanno nel banco frigo della casa più famosa, le fette al latte? Questo è il ripieno. Sì, ma no, attento. È il ripieno. Guardate che spettacolo. Quello che manca l'ho dovuto assaggiare. Perché... Non è vero, sta tutto qua, ne hai assaggiato un cucchiaio, dai. Vai, continua. Dicevamo, e quindi la farò in 3 ripiani, qua abbiamo 2 pan di Spagna, questo lo dividerò a metà, ovviamente in questo senso, e poi lo farcirò, questa mi si sta sedendo, ecco, dicevo, e poi lo farcirò con questa buonissima crema al latte. Fuori sarà tutta quanta ricoperta di panna montata e poi farò una salsa al cioccolato ruby da mettere sopra con fiori di pasta di zucchero che ho già preparato. Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare a tagliare la nostra torta. Ci vediamo a torta tagliata allora. Ci vediamo a torta tagliata. A tra poco. Eccoci qua, allora ho tagliato la torta a metà, come vedete. A questo punto ho fatto una bagna, visto che per una bambina non mi sono azzardata a mettere liquore, e quindi ho messo acqua, zucchero e un aroma rum. Non la bagno tantissimo perché non mi interessa sia troppo bagnata, perché comunque voglio che sia abbastanza su, perché andrà in altezza questa torta. Ecco qui. Ok, a questo punto metto la crema. Vediamo il primo giro di crema. A ciuffi in questo modo. Ragazzi, è un vero spettacolo questa crema. La metto a ciuffi perché voglio assolutamente che stia in altezza, quindi questi mi daranno spessore. Anche all'interno? Sì, sì, Allora ci vediamo a ciuffi fatti. a ciuffi fatti. La torretta è fatta, guardate che spettacolo. Già è bella così. Sì, in realtà già è bella così, sembra una naked cake. Abbiamo volutamente messo la parte più alta sopra perché poi dovrà sorreggere la parte... Dovrà sorreggere tutta la panna e anche la pasta di zucchero. Perché, ora vi faccio vedere, io ho già preparato le rose, troverete un tutorial nei prossimi giorni, giusto amore? Eh sì. Questi sono i petali e queste sono le roselline. Guardate che belle. Niente di così complicato, sono roselline semplici che ho messo a seccare già e andranno a guarnire solamente una parte della torta perché non voglio fare una cosa troppo pomposa. Scusate, devo fare ancora le farfalle, farò delle farfalline piccole bianche da mettere qui e là sopra le roselline. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, eccoci qua,
È mattina, abbiamo fatto rimanere la nostra torta nel freezer tutta la notte, come vedete è proprio dura dura. A questo punto vado a fare la salsa per la drip cake. Che bella cioccolata quella rosa. È una cioccolata Ruby che abbiamo preso... Quella del gelato. Esatto, sì, del famoso gelato. E io volevo fare una salsa per la drip cake rosa e quindi ho preso questa e ho aggiunto 3/4 di tavoletta. Sono 2 tavolette di cioccolato Ruby e 3/4 di tavoletta di cioccolato bianco per questa torta, perché comunque vorrei farla bella decorata. Ho usato 300 grammi di cioccolato. Adesso vado a metterla a bagnomaria, quindi con un'altra pentola sotto. Vi consiglio nel bagnomaria di usare una pentola con i manici. Per quale motivo? Perché se usate la ciotola dovete comunque prenderla qui biscottata, invece con i manici sono di plastica ed è molto più semplice. Aggiungeremo del latte fino a che non raggiungeremo la liquidità desiderata, va bene? Ci vediamo sui fornelli. Ecco qua, come vedete già si sta sciogliendo, molto semplice. Che bel colore. Sì, è un bel violaceo. È molto simile comunque al ripieno sì. della torta. Ecco qua. Poi ha un sapore delicatissimo il cioccolato Ruby. Sì, perché sembra un po' tra il cioccolato al latte e il cioccolato bianco, quindi è molto molto dolce. Ecco qui. Okay. Se per caso volete un colore ancora un po' più diciamo rosa, basta aggiungere del colorante alimentare, mi raccomando, Certo. No, vabbè, un tocco di vernice specifico, perché si sa mai. Ok, io mescolo ancora fino a che non vedo che è tutta perfettamente uniforme. E ci rivediamo sulla torta. E probabilmente aggiungerò anche del colorante, quindi ci vediamo sulla torta. Allora, la nostra salsa è ancora fumante, quindi aspettiamo un paio di minuti al massimo, perché comunque la temperatura nella stanza è abbastanza freddina, quindi aspettiamo che si raffreddi leggermente, ma proprio poco, perché sennò poi dopo diventa troppo densa e non va bene. Tu hai aggiunto un po' di colorante, Sì, giusto? sì, infatti l'avevo detto che Sì, l'avrei aggiunto. E a questo punto io andrò ad utilizzare, Il mestolino. visto che è una salsa, cucchiaio per salse, sembra giusto. Però potete eventualmente prenderla e metterla in un sacco a poche, che magari vi viene più comodo, e fare l'effetto goccia intorno, ok? Quindi ci vediamo tra un paio di minuti. Eccola qui. È meravigliosa. Stiamo facendo del nostro meglio, Solo una cosa non mi piace, il fatto che non potrò assaggiarla. Caro mio, non sempre Saturnalia sunt. Alessia, mi devi un favore. Scherzo, naturalmente. E adesso facciamo le gocce del bordo. Poi Alessia ha promesso di farmi I cannelloni. i cannelloni. Non vedeva l'ora. Non è vero. Sei tu che l'hai costretta. Non è vero. Mi ha detto la mamma che dice che tutti i giorni devo fare i cannelloni a zio Andrea. Ma non è vero. No? No. Alessia, giochiamo, tranquilla. Poi mi dici quando posso passare. Vabbè. Sei terribile, guarda. No, il fatto che coli fino a giù non vi interessa, perché tanto poi dopo la pulirete. Certo. E quindi posso così. Io ho il mio metodo per pulirla, che ci passo un dito e poi lo lecco. Guarda, è un ottimo metodo. Immagino, sì. Me l'ha insegnato il mio amico Bruno Barbieri. Ancora? Anzi, lo saluto, ciao Bruno, lui ci segue sempre. Sì, anche lui ci segue sempre, come Ranzi. Ok, come Cannavacciuolo. Siamo pedinati praticamente. Caspiterina. Direi che ci siamo.
tavola con Silvia stai facendo veramente un ottimo lavoro. Me lo auguro che possa piacere tanto 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 ad Alessia, quello è importante. Perfetto, ok. Direi che ci siamo. Sì. Direi che ci siamo. Ci vediamo a torta finita? A questo No. punto, no, a questo punto devo poi mettere le rose. Ma è vero, mancano le rose. Mancano le rose, le foglie, le farfalle che vi faccio vedere. Le abbiamo già viste. Avete visto le rose e le foglie, ma non avete visto le farfalline bianche. Col mio metodo per farle diventare vere farfalle. Che belle! Così. Quindi devo aspettare un attimino che... Cioè, le mani impiastrate è una cosa terribile. Dicevo, devo aspettare un attimino che raffreddi il tutto e poi posso mettere tutte le decorazioni che voglio. A dopo. A dopo. Eccola qui, è bellissima, guardate, io non immaginavo una bellezza. Vado, Vado. 3, 2, 1 Voilà! e voilà! Guardate che bella. È venuta bene, sì, mi piace molto. Per essere comunque la prima volta che io faccio una drip cake, devo dire che mi piace veramente tanto. C'è qualche difetto, non sono perfetta, ma io non ho gli attrezzi da cucina adatti per fare queste cose fantastiche. E io volevo intanto salutare il negozio di quella persona che tra qualche giorno farà apparire questa in vetrina. Ti dico chi devi salutare adesso? E anche il nostro amico del nord che metterà subito il non mi piace, Vabbè. ma non è un problema. Lasciali fare, Sì. tutto torna. Io ci credo. Complimenti a tavola con Silvia, è veramente un capolavoro. Diciamo che sono molto soddisfatta, non soddisfatta quanto vorrei, però va bene. Però aspetteremo Alessia per sapere se gli è piaciuta. Se anche lei è Mi soddisfatta. auguro di sì, stellina mia. E Alessia, tanti auguri per questa giornata speciale. Sì, tesoro, tanti auguri. Spero che tu possa ricordarla per tutta la vita, perché comunque è sempre un'esperienza bellissima. E siamo stati contenti di aver partecipato in piccolo anche noi a questo tuo bellissimo giorno. Tanti auguri e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Alla prossima, ciao!